Bentornati ragazzi nella serie dove parliamo suoni e cintura, e nel video di oggi parleremo della cintura marrone. Una volta finita l'esperienza da cintura viola si arriva alla cintura marrone. La parola principale che descrive questa cintura è la parola aggiustare, cioè devi prendere tutto il tuo arsenale di tecniche e cercare di migliorarle, magari controllando meglio il bacino dell'avversario, cambiando magari gli angoli, perfezionandoli da avere un attacco migliore, saper difendere in modo più efficace da tutti gli attacchi che un'altra cintura ti può fare. La cosa principale che viene valutata in una cintura marrone non è tanto il suo livello tecnico, perché quello sarà già alto dato arrivate a questa cintura. Quello che viene valutato di più è il comportamento della persona, sia all'interno che all'esterno del tatami. Se voi salite sul tatami salutando, rispettate le altre persone, verrà sempre notata questa cosa, e quindi anche le cinture più basse, vedendo voi fare questa cosa, cercherà di replicare ed essere esattamente come voi. Quindi una cosa molto importante, se l'avete tralasciato nelle altre cinture, soprattutto nella cintura marrone, è quella di rispettare ancora di più le regole, perché le persone vi prenderanno come esempio, come vi dicevo prima. Con questa nuova cintura vengono aggiunte anche nuove tecniche, come le leve alle ginocchia, le leve ai piedi con torsione e le compressioni varie nelle parti superiori e inferiori del corpo. Quindi a livello tecnico, a parte aggiustare tutte le posizioni, tutte le tecniche che hai imparato fino ad adesso, una cintura marrone deve anche aggiungere queste tecniche al proprio arsenale, sia come attacco, sia come saperle difendere. Rimanendo nel discorso tecnico, una cintura marrone, sia in allenamento che in gara, deve saper variare il proprio gioco. Che cosa significa? Che ormai si è capito che uno è più portato a fare guardia o a passare o a cercare di portare l'avversario a una guardia ragno o una mezza guardia dove è più forte, ma deve anche sapere sfruttare le altre tecniche in modo da portare magari un avversario che è molto bravo a contrastare il proprio gioco a lavorare in modo diverso, in modo da fregare e avere una varietà di tecniche diverse. La mia esperienza da cintura marrone. La mia esperienza da cintura marrone è stata molto positiva, è stata la mia fase più bella secondo me, perché a livello di gare praticamente gareggiavo ogni fine settimana. Facevo delle gare di tutti i tipi, che sia d'invito, che sia la JP, che sia i BJJF, e ho girato praticamente tutta Italia, anche Europa, provando queste gare. Cosa ho imparato? Ho imparato tante cose, tra cui avevo iniziato ad insegnare, quindi dovevo prendere quello che avevo in testa e cercare di spiegare agli altri. Avevo cominciato proprio qua in questo posto che vedete intorno, nello stanzino più buio con un tatami improvvisato, e poi è arrivato tutto quello che vedete qua. Da lì ho avuto i miei primi allievi, li portavo in gara, gareggiavo con loro, e è stato davvero tanto, tanto bello. Ho avuto tanti ricordi bellissimi. Se vedete anche gli altri video, magari qua su YouTube, vedete dei miei video che combatto, sono quasi tutti del cintura marrone. È stato anche verso il periodo del Covid quando l'ho presa, quindi è stato un po' difficile all'inizio perché non si poteva gareggiare, ci si allenava poco, ci si allenava a distanza, e quindi appena hanno sbloccato tutto sono partito a bomba a fare le gare e a fare più esperienza possibile. Ho girato anche altre palestre, vedevo gente che magari avevano cominciato anche prima di me, che erano rimasti indietro, e li avevo superati per l'impegno e per altre cose. E ho partecipato anche ai campionati europei, ho fatto quelli senza kimono, anche quelli col kimono. Quelli senza kimono sono andati una meraviglia, quelli col kimono un po' meno, ma ci stiamo ancora provando oggi, andiamo avanti. Spero vi sia piaciuto questo video dove parliamo della cintura marrone. Se non avete visto quelli della cintura bianca, blu e viola, guardate qua il canale che li troverete tutti. Intanto mettete like, seguite il canale e ci vediamo al prossimo video. Uss.